Buongiorno, siamo qui con Giuseppe Nucci, uno degli autori della piattaforma Risk e Compliance e presidente dell'organismo indipendente di valutazione, nonché esperto in materia di risk management, compliance e audit per le amministrazioni pubbliche. Abbiamo alcune domande da fare a Giuseppe e siamo ben lieti di potergliele fare. Vorrei innanzitutto iniziare dicendo come è nata l'idea di scrivere un libro sui controlli interni e risk management delle amministrazioni pubbliche. Questo libro si pone come una naturale prosecuzione di un precedente lavoro di circa 2 anni fa, che aveva come titolo l'Interna Audit nelle amministrazioni pubbliche. E sono due lavori che hanno un tratto comune, cioè quello di porre il sistema dei controlli interni al servizio della performance. E cosa intende esattamente? Risponderle richiamando i sottotitoli dei due libri. Il primo è andare oltre gli schemi burocratici, dal controllo sulla conformità all'analisi dei processi per migliorare la performance e ottimizzare i costi. È il primo sottotitolo. Il secondo sottotitolo è dalla cultura dell'adempimento alla gestione manageriale per migliorare la performance. Si tratta di una visione che affronta delle specifiche problematiche, io ne citerei 4 in particolare. La prima è quella della cultura organizzativa, che è ancora connotata da un approccio burocratico poco rivolto alla performance. Il secondo è l'attenzione che si pone, che le organizzazioni pubbliche pongono all'adempimento più che all'efficacia e all'efficienza. Il terzo è un approccio gestionale spesso direi inadeguato, che questo riguardo è sintomatica la frequente assenza della mappatura dei processi e la confusione che ci sta ancora adesso fra i processi e i procedimenti amministrativi. E infine parlerei della capacità manageriale, che è spesso mortificata da una prevalenza del sapere giuridico rispetto ai saperi organizzativi e di tipo manageriale. A suo avviso si tratta di aspetti che sono comuni alle amministrazioni pubbliche oppure il panorama è variegato? Sicuramente nel panorama pubblico possono rilevarsi delle realtà che si pongono ancora in una fase iniziale. Alcune sono molto evolute, però ripeto, siamo ancora agli inizi di questo lungo percorso. Io ho avuto l'esperienza di maturare delle esperienze, ho avuto la fortuna di maturare delle esperienze molto significative in diverse amministrazioni pubbliche, nell'Agenzia delle Entrate, nei Monopoli dello Stato, nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e anche al Comune di Roma. E in queste amministrazioni pubbliche io ho verificato l'esistenza di tecnicalità molto, molto elevate, anche di eccellenza. E tuttavia le carenze maggiori sono riferite soprattutto alla dimensione strategica, cioè all'assenza di un commitment da parte del vertice e a delle politiche organizzative piuttosto superficiali e infine a degli obiettivi e a dei ruoli anche molto poco definiti nell'ambito appunto del sistema dei controlli interni. In base a tutta questa sua esperienza accumulata in amministrazioni pubbliche di diverso tipo, qual è il limite che ritiene quello più rilevante? Beh, senza dubbio penso che sia quello dell'autoreferenzialità delle pubbliche amministrazioni. È un limite che è rafforzato, diciamo, dalla pressoché totale assenza della accountability, cioè il vertice amministrativo non dà conto del cosa produce e del come produce e quindi non ha una adeguata attenzione ai risultati in assenza di questa accountability, di questa consapevolezza dell'importanza di dover dar conto di quello che si produce e di come si produce. In altri termini non ci sono dei seri meccanismi di responsabilizzazione
e di valutazione dei vertici, che pertanto non sono particolarmente orientati ai risultati. Grazie. Su quali aspetti occorre intervenire per innescare quella che si potrebbe definire una discontinuità virtuosa? Ci vuole approfondire o dire qualcosa in questo contesto? Guardi, la discontinuità si deve basare sempre sulla soluzione delle tematiche di tipo tradizionale. Vorrei citare la selezione del personale e in particolar modo della dirigenza, la formazione continua, la diversificazione delle esperienze lavorative, la definizione di coerenti percorsi di carriera, i sistemi di valutazione, la valutazione della performance e soprattutto l'uso corretto delle tecnologie informatiche. Grazie di questi dettagli ulteriori. Visto che lei è proprio un esperto anche nell'ambito del risk management, ci può descrivere in poche battute cosa si intende per risk management nelle amministrazioni pubbliche? Sì, risk management possiamo definirlo molto semplicemente come una pratica organizzativa che pone come oggetto principale, che ha come oggetto principale il rischio, e inteso come la probabilità che accada qualcosa che non consenta all'organizzazione di perseguire i propri obiettivi. Questa pratica, a cui sono dedicati anche degli standard internazionali, ad esempio il COSO ERM oppure l'ISO 31000, prevede una struttura e un processo per la gestione con cui si identifica, si analizza, si pesa il rischio e quindi si gestisce questo rischio. Non c'è il rischio che questa attività di risk management diventi l'ennesima attività scollegata dal resto dell'organizzazione, come magari c'è stato anche in passato su altre tematiche e altre attività? Beh, certamente il rischio c'è e per superarlo occorre necessario integrare l'attività di risk management con le altre funzioni aziendali, ma ciò richiede trasparenza, richiede credibilità, richiede autorevolezza, professionalità e condivisione degli obiettivi. Anche il supporto di un piano di comunicazione sarebbe molto importante e non dobbiamo infatti dimenticare che una delle tecniche principali è quella del risk control self-assessment. Sostanzialmente è un'autoanalisi in cui sono coinvolti tutti i soggetti che lavorano all'interno di un'organizzazione, a partire dai dirigenti. Ecco, ciò presuppone un rapporto di fiducia e di collaborazione fra tutti questi soggetti e la struttura di risk management. Ci può dire qualcosa, riguardo alla differenza tra risk management e internal audit e soprattutto questo in chiave di evitare delle ridondanze antieconomiche, che è un po' il tema, Sì. il risparmio è un po' il tema che riguarda tutte le amministrazioni pubbliche. Sì, in effetti c'è un poco di confusione. Possiamo, per semplificare, dire che il risk management è un'attività sistematica che si sviluppa attraverso il coinvolgimento di tutte le attività e di tutti i processi di un'organizzazione al fine di poter gestire i rischi che vengono identificati in questi processi e in queste attività. Invece l'Internal Audit ha due compiti principali. Il primo è quello di valutare il sistema complessivo dei controlli interni, infatti viene definito come controllo di terzo livello. Il primo livello è quello di line, il secondo dei controlli specialistici, il terzo è quello di audit. La seconda attività fondamentale dell'internal audit è quella della consulenza, di natura consulenziale al servizio del vertice, nel senso che il vertice ha interesse a che venga indagata una certa area, un processo, un'attività, e si rivolge per avere una consulenza specialistica all'internal audit. E, oggi come oggi l'informatica quanto conta? Ci può aiutare? In che modo può aiutare il risk management e internal audit
nella loro funzione? L'informatica conta e come, e diciamo che nelle amministrazioni pubbliche l'informatica segna una delle carenze più rilevanti che si incontrano. E quando si parla di controlli, per controlli intendiamo i rimedi che si pongono in essere per contrastare i rischi, c'è una distinzione fra controlli di tipo organizzativo e controlli di tipo automatizzato. Noi siamo ancora abituati a utilizzare i controlli di tipo organizzativo, che consistono in circolari, in linee guida, in disposizioni scritte, verbali, che però hanno un limite per quanto possono essere ben fatte, cioè quelle che richiedono la verifica se poi vengono realmente attuate. Bisogna fare un passo importante di discontinuità con il passato e introdurre dei controlli di tipo automatizzato. I controlli di tipo automatizzato sono delle attività che si basano dei controlli che si basano sulla tecnologia informatica, che inibiscono certi tipi di comportamenti, che danno delle informazioni a supporto delle decisioni, che anche danno degli alert in presenza di situazioni di pericolo. L'alternativa sarebbe, ove non dovessimo utilizzare questi controlli di tipo automatizzare, per fare un esempio classico, quello di aggiungere firme su firme su firme per poter autorizzare determinate attività che sono oggetto di rischio, e con ciò diciamo, causando dei danni di inefficienza, lungaggini burocratiche che hanno anche i loro costi. Allora, prima di concludere questa intervista, ci vuole ricordare il nome del suo libro e può aggiungere qualche considerazione finale? Sì, il titolo del mio libro è I controlli interni e risk management nelle amministrazioni pubbliche. La considerazione finale è questa: spesso quando si parla di queste discipline organizzative, il linguaggio spesso è oscuro, i concetti sembrano molto complicati. Il consiglio che io do è cercare di riportare alla massima semplicità questi concetti che sono di supporto al funzionamento delle organizzazioni. Cosa significa risk management in definitiva? E bisogna verificare tre elementi principali, e cioè il disallineamento che può esistere fra una situazione teorica, quella a cui bisogna tendere, e quella reale, la misurazione di questo disallineamento e tutte le soluzioni che servono per gestire questo disallineamento, ma sempre in chiave produttiva, avendo di mira sempre la performance e ricordandoci che la conformità è un vincolo, ma non è l'obiettivo finale. Grazie. Grazie al dottor Giuseppe Nucci, autore sulla piattaforma Risk e Compliance, e ricordiamo che il libro è pubblicato sulla piattaforma stessa, per cui per chi fosse interessato c'è il link per poi leggere l'abstract e acquistarlo anche. Grazie a tutti.